Ti sei mai fidato ciecamente di qualcuno, solo per scoprire che ti stava mentendo? Io sì. Pensavo di avere un matrimonio perfetto, una vita stabile, fino a quando il mio cane ha trovato qualcosa che ha cambiato tutto. Un semplice oggetto ha rivelato una verità devastante. Ero certo di sapere tutto di mia moglie, ma mi sbagliavo. Per settimane ho osservato, ho aspettato e poi ho colpito. Alla fine di questo video scoprirai come ho distrutto la loro vita in un modo che non dimenticheranno mai. Ci sono momenti nella vita in cui pensi di avere tutto sotto controllo. Credi che le fondamenta che hai costruito siano solide, incrollabili, indistruttibili. Ti dici che la persona che ami, quella con cui hai promesso di passare il resto della tua vita, non potrebbe mai tradirti, almeno non nel modo che temi. Ma la vita ha un modo crudele di dimostrarti che ti sbagli. Avevo 32 anni e vivevo quella che credevo fosse una vita di successo. Avevo dedicato l'ultimo decennio a gestire un prestigioso resort di lusso sulla Space Coast della Florida, un luogo in cui gli ospiti venivano per sfuggire alla realtà. Non era solo un business per me, era un sogno. Qualcosa per cui avevo lavorato fin da adolescente, imparando ogni segreto del settore dell'ospitalità. Avevo tutto ciò che desideravo, una carriera in crescita, una moglie bellissima e una casa che avevamo costruito insieme. Dall'esterno la gente avrebbe detto che avevo tutto, un matrimonio perfetto, un futuro stabile, una partner amorevole, ma ho imparato che la perfezione è solo un'illusione. Mélin, mia moglie da 4 anni, era il tipo di donna che catturava l'attenzione senza sforzo. Aveva un modo di entrare in una stanza e far girare la testa a tutti. La sua sicurezza risplendeva come il sole. Quando ci siamo conosciuti, ero incantato dalla sua intelligenza, dalla sua ambizione, dal suo fascino irresistibile. Aveva quel fuoco negli occhi, quella scintilla che ti faceva credere che potesse conquistare il mondo. E per anni ci ho creduto. Mi fidavo di lei, fino a quando ho scoperto che aveva vissuto una menzogna. Non fu una rivelazione drammatica, almeno non all'inizio. Cominciò con qualcosa di piccolo, un suo errore, una svista superficiale che alla fine avrebbe rivelato il suo intero inganno. Tutto iniziò con il mio cane, Max. Il mio fedele pastore tedesco era più di un semplice animale domestico. Era il mio compagno, colui che mi accoglieva alla porta ogni giorno senza eccezioni. Il mio amico che mi aveva fatto compagnia nelle notti di lavoro al resort, aspettando pazientemente il mio ritorno. Quella sera, come sempre, Max mi corse incontro scodinzolando, stringendo qualcosa tra i denti. All'inizio non ci feci caso. Forse era un calzino, una scarpa strappata o una delle sue solite scoperte nel giardino. Ma quando gliela presi, il respiro mi si bloccò in gola. Era un paio di boxer da uomo, blu navy, decorati con razzi dorati. Un modello personalizzato che riconobbi immediatamente. Li avevo già visti prima. Lucas Sterling, il capo di mia moglie, l'amministratore delegato dell'azienda aerospaziale per cui lavorava, era noto per la sua ossessione con il suo brand. Aveva persino progettato e distribuito un set di boxer con il logo della sua compagnia, regalandoli come scherzo a una festa aziendale. E ora erano lì, nel mio giardino, tra le mie mani. Un brivido di freddo mi percorse la schiena. Che diavolo ci facevano i suoi boxer a casa mia? All'inizio cercai di razionalizzare la cosa. Avevo bisogno di credere che ci fosse una spiegazione innocente. Forse era solo una coincidenza. Forse Mélin li aveva portati a casa per sbaglio dal lavoro. Forse qualche scherzo in ufficio era andato troppo oltre e li aveva presi come burla. Ma il nodo che sentivo nello stomaco mi diceva il contrario. Perché nel profondo conoscevo già la verità, solo che non ero ancora pronto ad affrontarla. Quella notte osservai Mélin mentre si muoveva per casa, del tutto inconsapevole di ciò che avevo trovato. Sorrideva, rideva mentre scorreva il telefono, canticchiava tra sé mentre si versava un bicchiere di vino. Nei suoi occhi non c'era colpa, nei suoi gesti nessuna esitazione. Era tranquilla, troppo tranquilla. E fu allora che capii che non si trattava di un momento di debolezza, di un errore occasionale. Era qualcosa di più profondo,
pianificato, ripetuto, nascosto. Non la affrontai subito perché avevo bisogno di prove. Al resort avevamo un sistema di sorveglianza all'avanguardia. Telecamere di alta qualità monitoravano ogni angolo della proprietà, garantendo la sicurezza degli ospiti e dello staff. Avevo accesso alle migliori attrezzature di sicurezza disponibili. Così decisi di usarle. La mattina dopo presi un giorno libero dal lavoro e chiamai uno dei miei tecnici informatici di fiducia. «Ho bisogno di telecamere nascoste in casa mia», gli dissi. «Discreta, completamente invisibile». Lui alzò un sopracciglio, ma non fece domande. Nel giro di poche ore, la mia casa si era trasformata in un centro di sorveglianza. Telecamere nel salotto, in camera da letto, persino in bagno. Ogni angolo era coperto, ogni possibilità considerata. Ora dovevo solo aspettare. Il giorno dopo, mentre ero nel mio ufficio al resort, controllai il live feed dal telefono. Ciò che vidi mi fece ribollire il sangue. Mélin entrò nella nostra camera da letto come se nulla fosse. Non sembrava ansiosa o nervosa. Era a suo agio, rilassata. Poi arrivò Lucas. Lucas Sterling, 52 anni, capelli grigi, pancia rilassata e l'arroganza di un uomo che non aveva mai sentito un no in vita sua. Entrò in casa mia come se gli appartenesse. Si tolse la giacca, si rimboccò le maniche. Mélin gli sorrise, lo toccò, poi lo baciò. Rimasi seduto a guardare mentre mia moglie si spogliava per un altro uomo, mentre gli sussurrava parole dolci all'orecchio, mentre si stringeva a lui nello stesso modo in cui l'aveva fatto con me innumerevoli volte. Stringevo i pugni, la vista offuscata dalla rabbia, ma non smisi di guardare. Avevo bisogno di ogni dettaglio. Dovevo sapere fino a che punto si erano spinti, quante volte era successo, per quanto tempo mi aveva mentito. Per 2 settimane raccolsi prove, guardai il loro rituale ripetersi come un orologio. Ogni lunedì e giovedì Lucas arrivava, prendeva il suo tempo con mia moglie e poi se ne andava senza un pensiero al mondo. Mélin sistemava tutto, rifaceva il letto e continuava la sua giornata come se niente fosse accaduto, come se non avesse appena distrutto il nostro matrimonio, come se io non esistessi. Avrei potuto affrontarla subito, avrei potuto entrare in camera, sbatterle i filmati in faccia e pretendere spiegazioni, ma sarebbe stato troppo facile. E io non volevo facile. Io volevo distruzione. Io volevo dolore. Io volevo vendetta. Non avevo intenzione di affrettare le cose. Un'azione avventata avrebbe rovinato il divertimento. Ciò che Mélin e Lucas mi avevano fatto non era stato un errore isolato. Non era un momento di debolezza. Si erano crogiolati nel loro tradimento, settimana dopo settimana, convinti di essere intoccabili. Io volevo farli soffrire. Volevo che sentissero il peso dei loro peccati, che si rendessero conto troppo tardi di aver distrutto le loro stesse vite. Mi avevano portato via tutto, il mio amore, la mia fiducia, la mia dignità. Ora toccava a me restituire il favore. Passai giorni a pianificare la mossa perfetta, una che avrebbe garantito che nessuno dei due potesse mai riprendersi. Lucas aveva tutto da perdere: carriera, denaro, reputazione. Un amministratore delegato ricco e potente come lui viveva grazie all'illusione di essere un rispettabile uomo di famiglia. Se la verità fosse venuta a galla, il suo mondo sarebbe crollato. Mélin credeva di essere al sicuro, convinta di aver assicurato il suo futuro stringendosi a lui. Credeva di aver fatto un upgrade, ma quello che non capiva era che stava per perdere tutto ciò che dava per scontato. Non mi sarei limitato a smascherarli, sarebbe stato troppo misericordioso. Li avrei distrutti in modi che non potevano nemmeno immaginare. Il primo passo era farli sudare. Quel giovedì, il loro solito giorno di tradimento, osservai dal feed di sicurezza mentre Lucas parcheggiava nel mio vialetto come se gli appartenesse. Scese dall'auto, si sistemò la cravatta e si passò una mano tra i capelli grigi, senza una preoccupazione al mondo. Non aveva idea di cosa lo aspettasse. Lasciai che si accomodassero, che seguissero la loro disgustosa routine. Poi, nel momento peggiore possibile, agii.
Spalancai la porta della camera con violenza. Il rumore rimbombò contro il muro. «Perché non vi fermate e venite a parlarmi in salotto?» La mia voce era incredibilmente calma. Melin urlò, afferrando le lenzuola per coprirsi. Lucas rimase congelato, il suo corpo pallido e flaccido esposto, prima di affrettarsi a prendere i vestiti. Melin sbiancò, stringendo ancora di più le coperte. Lucas aprì la bocca, probabilmente per mentire, ma non ero dell'umore giusto. «Avete 5 minuti per vestirvi». Mi voltai e uscii, lasciandoli nel panico. Il salotto era immerso in una luce fioca, l'aria densa di tensione. Mi sedetti, osservando l'orologio mentre aspettavo. Sentivo i loro sussurri nervosi, mentre cercavano di inventarsi una scusa per salvarsi. Quando finalmente uscirono dalla stanza, sembravano 2 criminali in attesa di sentenza. Lucas evitava il mio sguardo, le labbra serrate in una linea sottile. Melin tremava, tormentandosi le mani. Non dissi nulla. Presi il telecomando e premetti un pulsante. Lo schermo si illuminò. Ogni disgustoso momento, ogni sussurro, ogni gemito, ogni schifoso dettaglio del loro tradimento era lì, in alta definizione. Melin lasciò andare un singhiozzo soffocato, coprendosi la bocca mentre le lacrime le riempivano gli occhi. Lucas rimase completamente in silenzio, il viso paonazzo. «Spegnilo, ti prego!» supplicò Melin, scuotendo la testa freneticamente. Misi in pausa il video e li fissai entrambi negli occhi. No. La mia voce era gelida, implacabile. Mi sporsi in avanti appoggiando i gomiti sulle ginocchia. «Veniamo al dunque». Guardai Lucas. «Voglio $1 milione». Lucas rise amaramente. «Sei impazzito». Sorrisi. «Davvero? Perché se questo video esce, non perderai solo il tuo matrimonio. Perderai la tua azienda, la tua carriera, i tuoi soldi. Tua moglie ti porterà via tutto e, quando avrà finito, lo scandalo farà in modo che tu non possa mai più fare affari». Lucas serrò la mascella. Sapeva che avevo ragione. «Hai 2 giorni?» Feci scivolare un foglio sul tavolo con le istruzioni per il bonifico. «Non puoi farmi questo», sussurrò Melin, cercando di afferrare la mia mano. Mi ritrassi, lo sguardo glaciale. «Tu hai fatto questo?» Lucas rimase in silenzio a lungo. Poi annuì, la voce piatta. «Pagherò». Sorrisi. Uomo intelligente. Ma i soldi erano solo l'inizio. Avevo raccolto prove per settimane. Ora era il momento di stringere il cappio. In forma anonima, inviai segnalazioni ai giornalisti parlando di corruzione, frodi finanziarie e affari loschi nella sua azienda aerospaziale. Scrissi lettere ai membri del consiglio, insinuando che Lucas avesse avuto relazioni con dipendenti usando i fondi della compagnia per coprirle. Poi, al momento giusto, mandai la mossa finale: il video alla moglie di Lucas. L'impatto fu devastante. Sua moglie chiese immediatamente il divorzio, portandosi via metà della sua fortuna e il controllo dell'azienda. Il consiglio di amministrazione lo cacciò fuori per violazione delle clausole morali e sospette irregolarità finanziarie. Nel giro di un mese, Lucas era senza lavoro, divorziato e rovinato. Cercò di contattarmi, di negoziare, ma lo ignorai. E Melin? Anche lei pagò un prezzo alto. Quando la polvere si posò, non le era rimasto nulla. Lucas la scaricò come spazzatura e, senza il suo supporto economico, si ritrovò senza lavoro e senza casa. Provò a tornare da me, cercandomi nel mio nuovo hotel. Un magnifico resort sulla spiaggia che avevo acquistato con i soldi di Lucas. Si mise davanti a me, distrutta e disperata. Sorrisi. «Chiedi alla reception, ti prenoteranno una stanza in un altro hotel. Qui non sei la benvenuta». Poi me ne andai, lasciandola ammarcire nel caos che si era creata. Lucas Sterling, un tempo all'apice del successo, non era mai sembrato più patetico. Dopo aver perso tutto, cercò disperatamente di rimettersi in piedi. Vendette auto di lusso, jet privati, ville alle Bahamas per pagare i debiti. Ma non bastava. Senza la sua azienda e la sua influenza, i suoi segreti vennero a galla. Le indagini federali sulle sue frodi lo portarono dritto in tribunale.
Melin, nel frattempo, lo tradì di nuovo. Per salvarsi, confessò tutto alle autorità, come Lucas usasse fondi aziendali per i loro incontri, le vacanze, gli hotel. Consegnò email, ricevute, estratti conto. In cambio, il governo le offrì l'immunità. Lucas fu arrestato in diretta nazionale. Sua moglie guardò senza alcuna espressione mentre lo trascinavano via in manette. Nessuno lo difese. Nessuno cercò di aiutarlo. Lucas Sterling era stato distrutto completamente. Melin credette di averla scampata, ma senza soldi, senza carriera e senza nessuna abilità concreta finì a lavorare come segretaria in un ufficio squallido. Cercò di tornare da me, dicendomi di aver sbagliato, che mi amava ancora. La lasciai parlare, poi le sorrisi. Non vali neanche il mio odio. Presi i soldi di Lucas e costruì il mio impero. Un hotel da sogno, una vita di lusso e successo. Perché la miglior vendetta non è distruggere gli altri, è vivere meglio di loro. Ora voglio sapere cosa ne pensi. Cosa avresti fatto al posto mio? Scrivilo nei commenti. Se questa storia ti ha tenuto incollato allo schermo, lascia un like e iscriviti al canale per altre storie incredibili. Non dimenticare di attivare la campanella per non perderti i prossimi video.